As our armies hammered at Nazi resistance, Field Marshal Badoglio, head of defeated Italy, tried to explain his country's new position. With Lieutenant Mason McFarland and Brigadier General Taylor of the United States, he gave an interview to leading war correspondents. All'8 settembre c'è stato una delle cose che io voglio dichiarare, il tradimento del re e anche l'uscita del generale che comandava la piazza, poco coraggiosamente dobbiamo dire. Come poco coraggiosamente sono stati molti generali a seguire Sua Maestà il Re. E questo a me non mi va giù, perché adesso è inutile che stia a fare la storia di Chiesa Savoia, perché se io ho votato un giuramento al Re, all'8 settembre il Re ha mandato a dire a tutti i reparti, in particolare a quelli del mio reparto, che eravamo sciolti dal giuramento. Eravamo alle bocche di Cattaro dopo aver combattuto contro i tedeschi. Quindi trovarsi alle bocche di Cattaro con nessun appoggio di chi che sia. A un certo momento i tedeschi stessi hanno tirato fuori la bandiera bianca per dire: ma perché ci venite contro? Non lo sappiamo, ci hanno dato l'ordine di occupare il forte, voi concedeteci il forte. Se io mi arrendo senza combattere, in un domani vengo fucilato, perciò mi dispiace, ma io il forte non ve lo cedo. Allora, tregua di 2 ore, 3 ore per smaltire i feriti da tutte e 2 le parti, perché anche i tedeschi ne avevano avuti. Al generale, noi eravamo addosso, diciamo, al forte, però nascosti in un bosco ceduo, quindi non ci vedeva. Potevamo noi vedere il forte, ma loro no. Eravamo tutti sporchi di fuliggine. E l'idea è stata di far venire su all'altezza del forte un cannone, si chiama 65-13, che è quello in dotazione degli alpini. Con questo cannone abbiamo mirato dentro le feritoie e abbiamo sfondato. Il tenente comandante Lavateria ha detto: vediamo perché ci dobbiamo arrendere. Boh, non lo sappiamo, vediamo, ne parliamo, facciamo una trattativa. Ma la trattativa non ha potuto avverarsi perché la sera in cui si era parlato di entrare in trattativa è venuto lo scioglimento, è venuto l'ordine di scendere al porto di Igalo, dove abbiamo fatto la Maina Bandiera. E dopo la Maina Bandiera il colonnello ci ha dato la bella notizia: siete tutti sciolti dal giuramento del re, quindi ognuno faccia quello che vuole. In un caos come era, i poveri alpini potete immaginare come potevano essere. Fra parentesi, voglio ricordare, il mio attendente non è salito sulla nave ospedale per scappare, è rimasto lì. E quando io gli ho detto: ma perché non sei scappato anche tu? Signor tenente, come facevo? Avevo qui tutta la sua roba e la sua cassetta di ufficiale. Capisci l'alpino? Gli ho detto: senti, vai anche te a prendere qualche cosa alla sussistenza,
ha trovato delle scatolette di carne, un po' di cipolle e abbiamo mangiato assieme, ma poi piangevamo tutte e due. Io e il mio tendente ci siamo messi a piangere perché era un momento di disperazione, non sapere cosa fare, arruolarsi coi comunisti, arruolarsi coi cetnici, andare da soli. E con chi? Con quali armi? Quindi è stato un momento di scioglimento disastroso, però io ho fatto il mio dovere, il giuramento l'ho dovuto sciogliere, però questo mi ha portato in mano ai tedeschi, i quali mi hanno trattato male in un certo senso perché la loro mentalità era quella del pugno duro. Il colonnello Farinacci ha detto: io vado a Ragusa, che in slavo si chiama Dubrovnik, e mi arrendo ai tedeschi. I tedeschi ci hanno disarmato e a Ragusa siamo stati prigionieri fin tanto che loro hanno avuto la possibilità di caricarci sul trenino a scartamento ridotto fino al collegamento col treno normale a Knin, mi sembra il paese, e quindi feriti o non feriti siamo andati fino al campo di concentramento vicino a Berlino, ma da mangiare lungo la strada abbiamo visto una pagnotta a Vienna e poi dopo ci siamo arrangiati vendendo orologi o qualsiasi cosa alla popolazione purché ci desse qualche cosa da mangiare. Arrivato al campo di concentramento mi ha dato una pagnotta con una bella scodella di carote e mi ha detto: questo per 24 ore va bene. In prigionia c'erano diversi campi di concentramento. I campi di concentramento americani, francesi. Perché? Per convenzione della Croce Rossa internazionale loro potevano ricevere tutti i pacchi che gli volevano mandare, perciò stava benone. E invece la Russia non ha mai aderito alla Convenzione della Croce Rossa internazionale, per cui i prigionieri russi non erano protetti dalla Croce Rossa e la Russia li considerava tutti traditori. Gli italiani, anche loro sono stati considerati traditori perché abbiamo tradito il patto con la Germania, però Mussolini, con amicizia con Hitler, li ha fatti diventare lavoratori, cioè anziché prigionieri di guerra li ha fatti diventare lavoratori e gli italiani sono andati a lavorare nelle officine, in campagna e così. I tedeschi avrebbero dovuto aderire alla Croce Rossa internazionale, però avendo tradito, eravamo dei traditori, ecco che a loro come traditori poteva dire: io non vi faccio il trattamento di un soldato leale. Dopo, fra Mussolini e Hitler c'è stato questo accordo: facciamoli diventare tutti lavoratori, e sono andati a finire nelle officine, nei campi, fino alla fine della guerra. Quelli che sono stati fortunati, quelli che sono stati meno fortunati, quelli che sono rientrati e dopo
C'è uno lassù che Dio dispone